Sono stato al CAI 2025 alla ricerca di prodotti, servizi ed ecosistemi per sfruttare al massimo l'energia prodotta dal fotovoltaico. In questo video torniamo a trovare V2C, azienda spagnola produttrice di sistemi di ricarica per veicoli elettrici estremamente interfacciabili con il fotovoltaico. Trovate anche una recensione sul canale, ma andiamo a scoprire come sarà il loro 2025. Siamo da V2C con Brigitte che ci parlerà di V2C, visto che l'abbiamo già conosciuta perché io ho già fatto una recensione, infatti sono lì in uno dei video, ma per chi non vi conoscesse ci presenti V2C? Assolutamente, allora io appunto sono Brigitte e mi occupo del commerciale Team Italia. V2C è un'azienda spagnola che è nata ormai nel 2012 e che diciamo in questi anni si sta consolidando anche nel mercato italiano. Noi siamo produttori di wallbox, colonnine per la ricarica dell'auto elettrica, quindi produciamo dall'hardware al software, tutto concentrato a Valencia, dove abbiamo la nostra produzione, e spaziamo diciamo quella che è la produzione da classica wallbox per il residenziale, che poi si sposta nel semipubblico fino poi al pubblico. Diciamo che abbiamo un po' tutta la gamma prodotti che è qua dietro. Quindi abbiamo residenziale, questo pubblico, semipubblico. In realtà questo già è semipubblico perché vedi che è il Tridan Pro. Ah, ok, abbiamo il Tridan là che in è quello che ho visto esposizione, io. esatto. Ok. Esattamente. 3 brand che metteresti sul podio dei migliori inverter. Allora, tieni conto che noi comunichiamo con tutti gli inverter e con alcuni siamo anche compatibili tramite Wi-Fi, quindi devo per forza scegliere tra questi. Allora ci metterei Huawei, Ingeteam, Fronius magari. Ok, hai già detto i 3, quindi... Ecco, poi. Abbiamo so. Allora, presentami il vostro prodotto novità di quest'anno in un minuto. Ok, allora, quest'anno diciamo che come noi avevamo già vari prodotti in corrente alternata, abbiamo deciso di spaziare un po', spostarci, approcciare la corrente continua. Quindi abbiamo il Denka, che abbiamo lanciato da pochissimo, che è questo qua bianco, esatto. È appena stato lanciato sul mercato, quindi proprio novità assoluta. È presente in 2 versioni, abbiamo 20 kW e 40 kW, quindi diciamo che questo è quello su cui stiamo puntando. Corrente continua come ti dicevo e una presa, quindi ricarichi un'auto. La nostra decisione è stata quella di aumentare quella che è la potenza disponibile, mantenendoci sempre dentro un limite che ti permetta comunque di avere un prezzo accessibile per quello che è comunque il prodotto, che è un prodotto diciamo bello importante, e quindi proprio di dare la possibilità di andare a sfruttare la corrente continua con un prodotto che è pensato sicuramente un po' più per un contesto aziendale, quindi tu azienda che vuoi dare la possibilità di ricaricare in un tempo comunque più rapido, hai una certa potenza a disposizione, un po' diciamo quello per cui è pensato il nostro Denka. Perché effettivamente sopra i 20 kW usciamo un po' dall'ambiente residenziale per forza, però per dire il privato che ha 20 kW a casa perché ha un impianto grande, una casa grande, può o ricaricare l'auto a 20 kW in continua, la stessa cosa l'azienda sale di livello con un 40 kW sempre in continua e può fare... Esattamente. Quindi effettivamente sì, diciamo che è a cavallo tra il residenziale e l'aziendale. È comunque importante, quindi diciamo è più pensato sicuramente per l'azienda, ma se uno ha la possibilità ci mancherebbe, certo. Chiaro. Visto che siamo lì tra le varie differenze, la differenza tra colonnina pubblica e privata, quali sono i vantaggi di uno, gli svantaggi dell'altro? Cioè, qual è la differenza tra ricaricare in una colonnina pubblica o avere la propria colonnina di ricarica a casa? Per un'azienda o anche per un privato? Allora, diciamo che sicuramente la wallbox, quella residenziale, è molto differente. Tu hai la tua wallbox lì a casa, hai la possibilità di controllarla, quello sempre dall'applicazione, quindi gestirti completamente la ricarica. Ovviamente si adatta a quella che è la tua casa, quindi tu hai la tua wallbox che ti bilancia i carichi, quindi sai che se attacchi la lavastoviglie non succede niente, hai la completa gestione. Io la spiego così di solito per quando la spiego. E ovviamente diciamo che è un po' più alla portata della classica persona che ha bisogno di metterla in casa. Già se spaziamo magari con una colonnina di questo tipo, con una doppia presa, è un altro mondo. Puoi caricare 2 auto contemporaneamente, è sicuramente una potenza
anche più elevata e una velocità più elevata che poi si adatta ovviamente a quello che hai a disposizione, e diciamo che è proprio pensata più per magari proprio l'azienda, magari il parcheggio, la ristorazione, un ambiente un po' diverso, ecco. Cosa frena di più il passaggio alla mobilità elettrica ad oggi? Bella domanda. Allora, secondo me ci sono un po' di cose, nel senso che noi, dicevo, noi siamo anche nel mercato spagnolo, francese, quindi ho avuto modo di vedere varie cose. Per esempio in Italia, secondo me, ci sono un po' di cose che spaventano anche l'italiano, nel senso che lui cambiare fa sempre paura. Questo io sono convinta. Cioè, poi magari per, non lo so, dire non ci sono tante colonie a disposizione, devo farmi un viaggio lungo e non ho i punti di riferimento dove fermarmi, questo sicuramente spaventa. Questo sì, però io sono convinta che sia un passaggio da fare, nel senso non ci saranno mai 1000 colonnine se non iniziamo ad installarle, a metterle, oppure il prezzo, ma anche lì pensare a lungo termine. È vero, magari ti costa di più adesso, ma poi per esempio utilizzi il solare, non spendi più praticamente. Quindi questo direi. Allora, diamo un po' di pagelle. Voto alla cyber security sia delle colonnine che degli inverter, insomma la cyber security nel mondo della mobilità elettrica. Allora, dipende, secondo me, però non male, secondo me. Da 1 a 5 la situazione attuale, allora facciamo la situazione attuale e importanza. Importanza 5, assolutamente. Situazione attuale 3, si può migliorare, deve essere molto peggio, però... Ok. Previsioni per il mercato 2025, sempre da 1 a 5. Per il mercato italiano 2025 a 3,5. Dipende, diciamo che ha le sue difficoltà, non lo possiamo negare nemmeno noi, però con il fatto anche che siamo qua da 1 annetto e mezzo così e comunque stiamo crescendo, parlando per V2C mi sento di puntare più in alto. Niente, sempre da 1 a 5 il voto alla fiera di quest'anno. Siamo quasi alla fine del primo giorno, però dai. Ma a me piace, io gli do un 4, sinceramente, mi sta piacendo molto. E poi, come l'anno scorso, come di consueto, il gadget contest. Qual è il gadget più bello che avete in fiera? Che noi diamo? Sì. Allora, un po' banale se ti dico la penna. Oh, è bellissima, è bellissima. Beh, scusa, te la faccio vedere. Utile, sì, non occupa spazio. Ti direi anche la borsa, ma poi me la rifiutano tutti perché dicono che ne hanno già 50. Questa non l'hanno mai rifiutata. Ah, ok. Quindi io dico la penna. Ok, perfetto. Allora aspettiamo il prossimo prodotto da recensire. Poi vi aggiornerò anche sul Tridan che ho in prova e che forse prima o poi riuscirò a collegare. Non è ancora collegato? Non ci sono ancora riuscito. Vabbè, ce la facciamo. Sono i problemi delle ristrutturazioni. Va bene, grazie. È stato un piacere veramente.